Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Story The Path of Destiny. Probabilmente è l'ultimo episodio della serie, almeno credo, anche perché penso che con questa parte di episodio finiremo la quarta line della Squarciacieli e vedremo quale sarà il finale effettivo della storia, come andrà a finire effettivamente questa storia, o almeno la storia principale, perché ovviamente ci sono tante altre storie. Bene, siamo arrivati in questa montagna, dovevamo incontrare Calaveras. Sì, ormai vabbè, qua non ho neanche bisogno. Luckily, there was a bench right here. Neanche bisogno più di gemme. E diciamo che quest'area l'avevamo già fatta in passato, non so se ve la ricordate, io non mi ricordo neanche più i tasti, perché qui avevamo portato Zenobia la prima volta, la volta in cui l'abbiamo uccisa, quindi nei primissimi episodi. Se non l'avete vista andatevi a vedere ragazzi, perché merita, questo gioco merita davvero tanto. Mi sto confondendo con i tasti, troppe cose sto facendo ultimamente. Ok, recuperiamo un po' di roba, anche se in realtà mi interessa poco o niente, però dai, giusto così per vedere un po' il paesaggio com'è. Allora, e quindi dovremmo incontrare questo esperto della gemma per sapere di più sulla Squarciacieli, su quello che realmente può fare o non può fare e che casino potrebbe combinare. Io sinceramente la mia speranza è che il potere della Squarciacieli riesca a distruggere quello della pietra Iblis, in quanto nel primo tentativo in cui prendemmo lo scudo, il nucleo della Squarciacieli con la pietra Iblis, probabilmente o perché non avevamo l'intera struttura o perché eravamo stati già influenzati dalla pietra, battuta vecchia, o perché eravamo stati già influenzati dalla pietra Iblis, siamo stati appunto, come devo dire, costretti a uccidere i nostri amici, in quanto non eravamo più noi. Però la cosa adesso si fa interessante, perché ovviamente adesso che abbiamo tutto il nucleo e abbiamo addirittura anche una persona che ci potrà dire come poterlo utilizzare, forse, e dico forse, avremo la possibilità di poter non solo sfruttare il suo potere appieno, ma probabilmente fare la true ending, quella dove riusciamo a salvare tutti, salviamo Lapino, salviamo Zenobia, sì, salviamo anche Lapino, anche se ci ha tradito nello scorso episodio. Probabilmente vorrei pensare bene che l'ha fatto perché era influenzato anche lui, lo spero, me lo auguro. Oltre al fatto che con questo finale eviteremmo che tutti quanti muoiano, io compreso, che sinceramente è la cosa che principalmente mi interessa di più. Non prendo neanche i minerali perché ormai non me ne faccio più niente, tanto abbiamo tutte le spade quasi full. Oh, proviamo un po' il potere del ghiaccio, come mi hanno detto giustamente, perché dici perché non provi i poteri. Il fatto che dura talmente poco l'effetto che è istantaneo letteralmente. Ok, abbiamo tagliato in due il corvello. Il corvello. Tried to focus on the now. The ravens who seemed everywhere all the time. Where did they hatch from? Were there giant raven hatcheries somewhere, or did they have families? He didn't want to think about raven mummies raising their darling raven chicks. Yeah, compares with him. He would make Renato feel better about using the Sky Ripper, and then Renato wouldn't have to worry about ravens ever again. Che poi questo è il problema di qualunque guerra, che alla fine combatti contro persone che anche loro hanno una famiglia, anche loro hanno delle persone che li aspettano, però come si dice, o noi o loro, ci sono molte alternative. Io non so neanche dove sto più andando, ma va bene così. Mi sa che questa strada l'avevo già presa, mi sa, o no, non lo so, forse, boh. Sì, l'avevo già presa, vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega. Renato, stai calmo.
Capisco che vuoi far finire subito la cosa, però devi stare molto calmo. E dai, ma che pizza! È interessante l'effetto che fa la squarciacieli, la Sky Reaper. Madonna mia, la velocità! Io adoro questa spada, la adoro. Ok, mi sa che stiamo arrivando dov'è che dobbiamo andare. Che in realtà non lo so nemmeno più io dove stiamo andando. Ah sì, dal saggio. Whee! Di qua. Sì, siamo arrivati. Ma dovrebbero esserci altri corpi. Nope. Meglio così. Ci evitiamo un sacco di problemi. Evitiamo di buggarci. Che mi ricordo che ci sta un punto dove ci buggammo. Non mi voglio buggare. Vabbè, non vale la pena andare di là. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti per la nostra strada. Questa cosa la conosco. L'avevamo già vista. Spacca tutto gentilmente. Grazie. Ok, siamo arrivati alla baracca. Ah, sta lì direttamente ad aspettarci fuori stavolta. Salve! Calaveras had never let him down. Calaveras. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 128 chance you'll destroy the universe. That's okay. As he thought. What, 21 dice and they all come up 6? What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. Yeah, no, that's not right. Each time you use it... Okay, look, just don't use it ever. All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow, or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Effettivamente mo è una scelta particolarmente ardua, perché se usarla potrebbe provocare la distruzione dell'universo. Where did that go? E basta, morite rapidamente. Fastidiosi. Siete fastidiosi. Someone had told him the odds didn't change just because you'd had a streak of good luck. His gut told him that was wrong, though. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win, but one of them would destroy the universe. Ooh, that seemed a bit serious. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon. Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a fizbin. That could work. Cioè, deve funzionare, perché sennò come cacchio potremo sistemare la storia? Cioè, abbiamo capito che la pietra Iblis contiene quella specie di
divinità perduta. Abbiamo capito che chiunque prende il possesso della pietra Iblis viene posseduto dal demone che si trova dentro, dal dio perduto che si trova dentro. Quindi la squarciacieli dovrebbe essere l'unico strumento per poterlo sconfiggere. Ma il problema è ci riusciamo a sconfiggerlo? Deve essere l'unica alternativa, perché sennò non c'è altro modo. Non c'è veramente altro modo. Sarà veramente una brutta scelta. Ah, da qua si va avanti. Ah, è che ok, siamo tornati. Ok, non si va di là. Hanno cambiato. Ah, non si va da quella nave? Dove stiamo andando? Ok ragazzi, colpo di scena. Altri corvi, come se non bastavano. No, questi non sono potenziali. Ah, perché ne stavano altri. Morice! Morite tu salutam! Madonna mia, che cosa ho fatto? E quindi... Ok, sono arrivato qua per fare che cosa? Ma quello è l'imperatore! He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox. Dovrebbe essere il contrario. Oh, I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Sì, infatti, la probabilità è sempre la stessa. Or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. You have to go with his gut. That's what heroes do. Fire! Oh, cacchio. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. Then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror, as it poured into the ravenous hole. 1 in 128. What are the odds? Thought Reynardo, and then everything fell into the hole and was gone. Oh, damn it. He'd lost again, and died. But there was burning Ubar behind him. He still had all his destinies ahead of him. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Ricompensa livelli più 2. Ok, abbiamo sbloccato le 4 verità. E quindi? He knew enough now, he thought. All these truths tumbling around each other in his head. There must be a way to puzzle the pieces together. If he used everything he knew, he could discover a new path to destiny. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Cool, Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it
to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Ok ragazzi, non so se avete notato, fra le 3 scelte che ci troviamo davanti, che sono sempre le stesse 3 scelte, è apparsa una chiave. Quindi probabilmente dalle verità che noi abbiamo ottenuto tramite i vari finali che abbiamo fatto, adesso potremo probabilmente fare il finale effettivo, quello che ci serve per poter concludere effettivamente la storia nel migliore dei modi. Quindi direi che seguirò il mio destino, in questo caso il destino di Renato, e andiamo a salvare per l'ennesima volta Lapino. Renato finally realized that Lapino was a traitor to the cause, and maybe Renato could use that somehow. Oh, un'altra scelta! Renato avrebbe potuto usarlo in qualche modo. Renato sarebbe stato un folle a fidarsi ancora di lui. Avrebbe dovuto confrontarsi con lui, o meglio ancora trovare un modo di usare il traditore contro il suo padrone, l'imperatore. Forse Lapino avrebbe potuto essere un punto di svolta di tutto. Anche in questo caso la chiave ci dice di fare questa scelta, quindi andiamo. Renato couldn't quite put his paw on when he'd realized Lapino was working for the Empire. He'd never exactly seen Lapino sending coded messages to the palace, but he was sure. The rabbit had been on too many disastrous missions where he was the only survivor, or where he accidentally missed getting on the boat that went down to the abyss in flames. If Renato could prevent Lapino from getting back to the fleet with all the intelligence he'd probably gathered, it might be worth the trip. Ok, e qua dovremmo trovare Lapino. Beccato. Bloody and exhausted, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing shuffling his favorite deck. Now that he knew what the rabbit was, there were a few things about him that Renato didn't find so amusing anymore. You sent me an urgent message saying that you're in danger. Oh, I am. The ravens are coming. Now, I've got a clever plan to kidnap Zenobia. Renato wanted to clap shackles on the rabbit and shout, "You're a traitor, and I'm not falling for it." But if there was one thing Renato was sure of, it was that the core of the Sky River was dangerous mostly to its user. If he could put it in the Emperor's hands, old Isengrim III might blow himself and his fleet up with it. Yes, that was it. Invia il traditore a prendere il nucleo. Renato capì che bravo attore fosse Lapino. Non c'era da sorprendere se era stato ingannato da quel traditore. Forse avrebbe potuto indagare quel traditore compiaciuto dell'ubicazione del nucleo da spacciacieri. Mentre Lapino consegnava l'arma instabile del nemico, Renato avrebbe potuto andare a trovare Zenobia. Non c'era da sorprendere se era stato ingannato da quel traditore. Forse avrebbe dovuto denunciare il coniglio subito, ponendo la parola fine sui schermi e vendicandosi un po'. Ok, era un traditore, però io sinceramente vorrei testare se effettivamente era un traditore, quindi lo manderei a prendere il nucleo. Renato felt like a real hero, brave and smart. He told the rabbit all about the Sky Ripper's God's Eye core. I'll go get the core while you attack Zenobia. He told the rabbit. But wait, I've an even better idea. I'll get the core and you attack Zenobia, said the rabbit. Right, yeah, that is better, agreed Renato. Perfect. The traitor would make sure the Emperor got the core. Now Renato just needed the Emperor to use the core. If he could only get something that the Emperor wanted very badly. Zenobia. He could save her and bait the Emperor at the same time. Right. Now, all Renato had to do was fight his way through Zenobia's invading troops, sneak onto her ship and into her bedroom, and kidnap her without any of her dozens of guards alerting her. Then, he would rely on her love for him to convince her how evil her father was, so she'd run away with him instead of going back to her father, who was going to blow himself up. It did sound a little risky. But Renato had a feeling it would work out somehow. It always did. Come sempre,
Oh, vabbè ragazzi, nel prossimo episodio tenteremo nuovamente per le 3... non lo so nemmeno più io quante volte, di convincere Zenobia. E ve lo dico ragazzi, nelle prossime parti taglierò tutte le parti dei vari mondi, perché ormai li abbiamo visti a sufficienza, sono sempre quelli e non c'è più nient'altro da vedere se non la storia da seguire. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui su The Path of Destiny, vedendo se riusciamo a sbloccare effettivamente il finale, quello buono, quello giusto per tutti. Ciao a tutti ragazzi!